tutti pipistrelli e pipistrelle, bentornati sul mio canale, benvenuti se siete nuovi. Questa è la mia stanza, io sono la Nera Luna. Oggi faccio un video che aspettavo di fare da 2 settimane, ossia da quando ho piazzato l'ordine per la cosa che sto per mostrarvi. E infatti appena arrivata subito ho deciso di fare il video, è arrivata ieri, perché sono così emozionata, perché dai video che ho visto sembra che questa cosa sia veramente fantastica, quindi non vedo l'ora di provarla con voi. Ma prima di cominciare voglio ricordarvi di iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati su quello che pubblicherò. Pubblico ogni mercoledì un video a sorpresa, ogni sabato un video di trucco, e se vi piacerà questo video di lasciarmi un like qua sotto. Andiamo a vedere di che cosa sto parlando. La cosa in questione è ovviamente una palette. La palette arriva in questa carta, momento ASMR. Come si chiama questo? Il Pluriball, quello che ci piaceva tanto scoppiare quando eravamo piccoli. Ed è questa qui, questa meravigliosa palette della marca Jolie Beauty. E è un brand indipendente che ho scoperto in realtà su Instagram, credo, perché mi è passata, diciamo, nel feed la pubblicità, e sono rimasta piacevolmente colpita dalla qualità che sembrano avere gli ombretti. Quindi nei video che poi sono andata a cercare su YouTube ho visto che gli ombretti sembrano avere una qualità incredibile, oltre al fatto che ovviamente il packaging è molto molto bello. Tra l'altro il disegno è realizzato da un artista, qua dietro c'è il nome, se lo volete cercare magari su, credo abbiano una pagina Instagram, si chiama M Ito, scritto M Eato. E la palette è cruelty free, vegan, e quindi è fantastica, insomma, da questo punto di vista, per chi insomma ci tiene alle tematiche, insomma, animaliste, è perfetta. E insieme alla palette mi è arrivato questo fogliettino che ha sopra un codice e dice: se non lo utilizzi regalalo al tuo migliore amico. Io lo regalerò a voi, quindi il codice è Beauty Star per avere il 10% sul proprio ordine. Ve lo lascio comunque scritto in sovraimpressione. Detto ciò, vi faccio vedere com'è dentro. Dentro quindi ha questa custodia, diciamo, di cartoncino, che è esattamente identica a poi la palette come è dentro. Lo specchio, che cerco di mostrarvi il meno possibile perché può risultare fastidioso, arriva, diciamo, coperto da una plastichina, quindi questa cosa è molto bella perché arriva, insomma, perfetto, senza magari ditate. E poi se non vogliamo levarlo perché siamo dei maniaci, diciamo, della pulizia dello specchio, possiamo lasciarla così. Sullo specchio troviamo scritto You look simply bewitching. Non l'ho detto prima, ma la palette ovviamente è a tema streghe, quindi è perfetta per Halloween. Si chiama Sorceress e a fianco allo specchio, che tra l'altro è incredibilmente grande, troviamo tutti dei disegnini in oro e il nome del brand. Qua c'è una luna, una pianta anche da quest'altra parte, delle pozioni, altri arbusti vari, una pergamena con disegnate le varie fasi lunari. Qua ci sono delle carte, suppongo i tarocchi. Insomma, è veramente molto molto carina, ma la parte diciamo che a noi interessa più importante è ovviamente la parte degli ombretti, che sono così. Allora, intanto questa palette è gigantesca per il prezzo che ha, soprattutto perché costa in totale, mi pare, comprese le spese di spedizione, di aver speso una quarantina di euro, forse 41 euro, una cosa del genere, comprese le spese. E le cialde sono grandi per il prezzo che ha, e diciamo la color story, cioè l'insieme di colori, per me è una cosa incredibile, cioè mi chiama proprio. Ci sono dei colori che non vedo l'ora di provare. E gli swatch che ho visto su YouTube fatti da lei, che si chiama lei si chiama Jolie effettivamente, quindi il nome probabilmente è il suo nome della proprietaria, diciamo, del brand. Ha fatto degli swatch appunto su YouTube e io sono rimasta super colpita perché la qualità sembra incredibile, soprattutto di alcune di queste cialde. Ci sono tante cose diverse dentro questa palette, ci sono tantissime cialde come potete vedere, e ci sono ovviamente i glitter pressati,
Ci sono degli ombretti glitter, in particolare questo qui, Dreamcatcher, che è molto particolare perché all'interno diciamo che il glitter ha anche una base di pigmento completamente nera e i glitter sono completamente neri, quindi è il nero più nero che possa esistere con i glitter. Questi due sono Tarot e Nancy, sono appunto due glitter pressati, uno grigio e uno nero con dei glitterini anche bianchi all'interno, bianchi insomma argentati all'interno. Spirit è un altro glitter pressato, Crystal Ball è un altro glitter pressato, giallo e verde, veramente bello, quindi il tema delle streghe insomma è piuttosto ripreso. Poi ci sono gli shimmer, che appunto sono palesemente Dreamcatcher, Witching Hour è un metallizzato, Lunar Eclipse, suppongo, è un bellissimo glitter, diciamo, non pressato, uno shimmer, con vari riflessi, sembra un verde viola, sì, è un verde scuro viola, una cosa molto particolare. Magari di qualcuno facciamo anche degli swatches. E poi, oltre ovviamente a tutti i matte, tra i quali soprattutto mi chiama Solstice, X e Bewitching, ossia i tre grigi. Non ho mai avuto dei grigi nelle palette, quindi di tutti questi fantastici colori io sono particolarmente emozionata per questa fase qui, diciamo, dei grigi e il nero più nero che c'è. C'è un nero anche opaco, quindi a parte tutti, diciamo, i matte e gli opachi, ci sono due shade speciali, perché praticamente sono delle shade che si trasformano sul dito. Perché? Perché praticamente sono dei duochrome, anzi sono dei multichrome, nel senso che non contengono un solo colore ma hanno riflessi di tantissimi colori, nonostante, diciamo, qui nel panel non sembri, cioè sembrerebbero un viola e un verde. Ve le faccio vedere perché questa cosa è veramente carina. Il viola e il verde, vi faccio lo swatch sulle mani. Ok, se andate a vedere, diciamo, spero che si riesca a vedere nelle varie direzioni. Non so se dalla telecamera si vede, ma in teoria, a seconda di come sono colpiti dalla luce, dovrebbero risultare di colori diversi rispetto al colore che hanno nel panel, appunto. Quindi mi chiamano tantissimo i grigi. Vediamo che cosa posso andare a fare con questi grigi. E poi ovviamente, perché non si può non usarla, vorrei andare a provare magari una di queste shade, appunto, che cambiano colore, e magari uno dei glitter pressati. E chi lo sa, magari anche il fantastico nero più nero che mai. Rimuovo la pellicola dallo specchio perché ASMR, così posso utilizzare direttamente lo specchio della palette. Io direi che andiamo a prendere il primo grigio che mi sta chiamando a gran voce, ed è questo qui, Hex, un grigio chiarissimo, e lo andiamo ad usare come colore di transizione. Ok, questo non sembra essere, diciamo, molto pigmentato, ma ovviamente essendo un grigio chiaro non mi aspettavo di vedere chissà che cosa. Credo comunque che dalla telecamera voi possiate vederlo. Per chi, diciamo, ci tiene particolarmente, posso dirvi che, e lo vedrete anche voi, guardate, che diciamo, i colori matte hanno un leggero fallout. Non è una cosa incredibile, onestamente, poteva essere di più, però magari c'è qualcuno che è particolarmente infastidito da questa cosa. A me non interessa, onestamente, perché comunque come
può cadere l'ombretto sulla guancia, magari così si può togliere, insomma non è una cosa fastidiosa e non mi dà fastidio all'interno della palette. Però invece c'è qualcuno che è molto infastidito dal fatto che magari la palette rimanga un po' polverosina e poi doverla pulire, quindi insomma ve lo dico. Mi piace questo colore, mi sta piacendo, soprattutto dalla telecamera si vede particolarmente. Dal vivo, magari con le luci sparate così in faccia, calcolate che io vedo la metà di quello che sto facendo, perché ho i due softbox sparati nell'occhio. Andiamo a prendere questo grigio che sembra leggermente più chiaro, diciamo che ha un sottotono diverso, Bewitching, e poi magari lo andiamo a scurire con Solstice e col nero super nero. Quindi vado a prendere Bewitching, che è il grigio medio, e vado a vedere che succede. Anche questo è un opaco. Allo stesso modo non mi sembra che abbia un impatto così forte, diciamo, sul grigio precedente. Forse devo provare a picchiettarlo invece di sfumarlo. Ok, così si vede un pochino di più. Non mi dispiace comunque, poi proviamo ad utilizzare l'altro. Era un po' che non facevo un video in cui chiacchieravo, ma obiettivamente c'è sempre rumore perché qua sotto c'è la scuola, i vicini fanno rumore, dentro casa fanno rumore, quindi insomma spesso mi dà fastidio perché potreste sentire la qualunque, però onestamente oggi mi andava di chiacchierare, anche perché sono super entusiasta per questa palette e dovevo assolutamente chiacchierare, devo condividere questa cosa con qualcuno. Quindi prendo questo grigio più scuro, Solstice, e anche questo lo vado a ok, questo è sostanzioso, non credo sia una parola utilizzabile nel make up, sostanzioso, ma rende l'idea, e rende l'idea anche in telecamera. Quindi questo è veramente veramente sostanzioso. Questi tre colori insieme danno un bel risultato, un bel grigio, cioè nessuno può opinare che questo sia grigio, un trucco grigio. Questa cosa mi piace molto, bellissimo. Prima di andare a lavorare con le shade, che secondo me sono quelle che voi state aspettando di vedere, quindi tutte quelle cangianti, i vari glitterini che di solito sono la cosa che attirano di più, andrei a costruire un attimo la parte scura e andrei a prendere il nero, quindi questo Dreamcatcher. Io ve lo vorrei far vedere swatchato perché onestamente io ieri ci ho già ovviamente infilato le dita e quando ho swatchato questo nero sono rimasta di stucco, perché è cremoso ed è super 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 nero. Non ho mai visto un nero così. È un nero particolare perché è una via di mezzo, non è un matte ma non è uno shimmer, è una crema, non so come spiegarlo. È un nero incredibile, sono diventata Titti. È un nero incredibile, cioè non lo so, sono estasiata. Voglio farmi tutta la faccia così, solo con questo colore. Quindi lo vado a prendere, Dreamcatcher. Vediamo come rende con questo pennello, perché essendo così cremoso non so come può rendere, infatti con un pennello del genere non rende un granché. Il pigmento che c'è dentro, che è appunto così cremosino, e quindi forse si prende meglio con magari un pennello, questi sono sintetici, però un pennello ancora più plasticoso, non so come dire, diciamo non di questi qui che somigliano alle setole naturali. Allora, adesso vi racconto di un trucco per far vedere ancora di più i glitter e tutti, diciamo, gli ombretti shimmer, gli ombretti cangianti, ossia la colla per i glitter. Questo è un glitter primer che ho preso da NYX. Si potrebbe pensare, ok, glitter primer lo utilizzo solamente per i glitter pressati, invece se lo utilizziamo come base anche per altri tipi di ombretti brillanti come gli shimmer, l'effetto è molto più visibile rispetto
appunto se utilizzassimo l'ombretto così com'è. Se un ombretto è buono ovviamente si vede lo stesso, ma questo gli dà quel qualcosa in più per vedersi anche dalla stratosfera, ed è quello che noi vogliamo. Quindi vado a prendere un po' di questa colla che è praticamente color carne, quindi va benissimo come primer, diciamo, e me la vado a mettere sulla palpebra mobile, quindi come se volessi creare una cut crease fatta di colla, una cut crease di colla. Quindi la metto nella prima metà, altrimenti la sfumatura, diciamo, della parte esterna verrebbe comunque brutta. Quale ci possiamo mettere con i grigi? Io direi che noi ci spariamo il viola, quindi quello che sembra essere un viola ma che poi si rivela essere tanto altro, e lo andiamo a piazzare. Dove l'ho messo? Qua. Wow, nella prima parte appunto interna dell'occhio. È bellissimo, è bellissimo. Io spero che voi possiate vedere, diciamo, i riflessi. Io da così li vedo, è una cosa... Credo di non avere un ombretto così. Forse ne ho qualcuno simile, ma solo duochrome, non multichrome. Ne ho qualcuno simile dentro la cattedrale di Kat Von D, ma non così bello. Quindi prendo Sabbath, che dovrebbe essere anch'esso, da quello che dice appunto lei nel video, un nero incredibilmente nero. Wow, ok, sì, è uno dei neri più neri che abbia mai visto, è bellissimo. E lo vado a rimettere appunto nella piega dell'occhio e lo utilizzo anche nell'angolo dell'occhio. E vado a sfumare il colore che ho utilizzato nell'angolo interno con questo nero. Ok, sto utilizzando con le dita Dreamcatcher direttamente nell'angolo esterno dell'occhio, sulla palpebra mobile, perché essendo un po' più brillante dà l'impressione appunto che questa cut crease continui, diciamo, sempre con un colore brillante, e invece con il nero opaco vado a definire poi la piega dell'occhio. Vado un attimo di nuovo a sfumare, diciamo, questo viola all'interno del nero. Utilizzo un fondotinta o un correttore, in questo caso io utilizzo un fondotinta chiaro, quindi un po' più chiaro, diciamo, di quello che utilizzo per fare la base, e vado semplicemente a tirare una riga netta sotto l'ombretto, là dove appunto voglio creare la linea. Con il nero questa cosa potrebbe risultare leggermente più problematica, perché ovviamente l'eccesso potrebbe andare un po' a spandersi. Anche lì, se il movimento, diciamo, è rapido e indolore, è meglio. Vado a cercare il miracolo di un pennello pulito. E cosa faccio? Direi che nella parte esterna ripeto comunque quello che ho fatto prima, quindi vado a prendere Sabbath, che era il nero opaco,
e lo vado a mettere appunto nella parte esterna inferiore. Vorrei nella parte interna fare qualcosa di diverso in realtà, quindi magari utilizzare un colore che non abbiamo utilizzato, magari anche un colore diverso da quelli già utilizzati. Vedo qui, tra i colori che ci sono, che mi attira, questo Lunar Eclipse, che è quello che vi ho fatto vedere prima, che è questa specie di shimmer verde, verde viola marrone, molto interessante, è molto scuro però, quindi forse non poppa, se così si può dire, particolarmente sotto, diciamo, nella parte inferiore dell'occhio, perché comunque essendo molto piccola la zona il colore deve essere molto vistoso per notarsi, quindi forse in realtà, visto che abbiamo utilizzato un viola, io andrei a prendere uno di questi verdi, questo colore qui, Clairvoyance, che è un bellissimo acquamarina. Andrei ad utilizzarlo nella parte diciamo interna, nella palpebra inferiore. Anche qui vado a posizionare la colla per i glitter, perché voglio veramente che questo colore si veda. Quindi prendo un pennellino molto sottile e vado non diciamo proprio nell'angolo interno, perché lì voglio mettere un altro colore, ma appena accanto nella zona interna. Stessa cosa dall'altra parte. Con un pennellino tondo piccolino, è molto morbido, quindi se premo diciamo si rovina, quindi devo andarci molto piano. E picchietto il colore sulla colla, così si vede effettivamente, avevo ragione. Va picchiettato ma non strisciato, perché è una via di mezzo, come quel nero, è una via di mezzo tra un glitter e uno shimmer. Ci sono delle formule molto particolari all'interno di questa palette, sono molto stupita e poi vi darò il mio feedback finale, ma per il momento veramente sono stupita. Mi vedrete utilizzare questa palette tanto spesso, soprattutto nel prossimo mese, perché voglio provare a fare tutti i look possibili, insomma, ad utilizzare tutti i colori. Ne vale veramente la pena e soprattutto per il momento non mi sembra che ci siano tante recensioni su YouTube, non capisco perché veramente è incredibile. Metto la mia bella colla nell'angolo interno, sia un po' nella parte superiore che nella parte inferiore, e voglio scegliere un colore che veramente si veda tanto. Cosa possiamo andare ad utilizzare? Visto che abbiamo utilizzato, diciamo, viola e verdi, le nostre alternative potrebbero essere, allora vediamo un po' com'è questo. Allora, Equinox è un colore, diciamo, argentato, sì, da argentato bianco da interno dell'occhio, però onestamente mi pare un po' banale da utilizzare appunto all'interno dell'occhio. Snow Moon è un bianco che sembra un po' rosato. Focus è un verde dorato, e poi ci sono i glitter pressati. Onestamente mi verrebbe da andare ad utilizzare i glitter pressati, perché sono la cosa più che, diciamo, dà più nell'occhio,
So che sembra un gioco di parole, ma proviamo a mettere. Wow. Ok, sì, mi piacciono molto con quest'acqua marina e ovviamente con il primer per glitter sono perfetti. Sono curiosa di vedere se nell'arco, diciamo, della giornata andranno a finirmi nell'occhio o se rimangono belli così appiccicati dove sono. Tendenzialmente non si metterebbero i glitter pressati all'interno dell'occhio, ma noi non ce ne frega niente e ce li mettiamo lo stesso. Il colore si chiama Crystal Ball, insomma, se avete la palette e vi interessa capire cosa sto utilizzando. Mi piace veramente tanto, sono super soddisfatta, ragazze. Vado a mettere una matita nera dentro, vado a finire, diciamo, il trucco, metto le ciglia finte e poi torniamo per le riflessioni finali, che già credo che possiate supporre su che tenore saranno. Una cosa che mi piace particolarmente in una palette è che questa sia autosufficiente. Che cosa significa autosufficiente? Che se io decido di partire in vacanza e di portare solo questa, posso realizzare un trucco completo senza dover avere nient'altro, ovviamente per quanto riguarda gli occhi. In questo caso non solo posso realizzare un trucco completo, ma qua posso realizzare un'infinità di trucchi completi diversi. Questo significa che in una vacanza intera ogni giorno posso sfoggiare un look completamente diverso, come se avessi portato più di una palette, e questo è un punto assolutamente a favore. Altro punto a favore, ovviamente il packaging è curatissimo, è bellissimo, il cartone comunque è consistente, dà l'idea di una cosa comunque piuttosto costosa. Lo specchio è molto grande, che è un altro punto a favore, quindi posso non portare lo specchio e utilizzare direttamente lo specchio della palette. E la palette è cruelty free e vegan, e questo è l'ennesimo punto a favore. L'altro punto a favore è che tutto questo proviene da un brand indipendente, quindi stiamo sostenendo una persona come me o come può essere chiunque altro che ha una passione e che decide improvvisamente di farne un lavoro. Ovviamente la utilizzeremo tante altre volte perché voglio provare con voi tutti i colori, perché ovviamente voglio potervi dire se ha qualcosa che non va oppure se sono tutti assolutamente meravigliosi come in questo caso. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi farò vedere ovviamente un close up del make up per vederlo meglio. Se vi è piaciuto lasciatemi un like qua sotto, iscrivetevi al canale, io spero di vedervi la prossima volta, un bacione, ciao ciao!